Allora ragazzi, dopo aver installato WordPress e aver fatto un po' di prove di navigazione, voglio cercare di risolvere una problematica che potrebbe, tra virgolette, confonderci, soprattutto per quanto riguarda la gestione dei link. Ovvero, se ci fate caso, qui sopra che cosa c'è scritto? 127001 che indica il nostro localhost, ovvero il sistema dove è installato in questo momento WordPress, e poi ovviamente la cartella di destinazione in maniera totalmente compatibile con quella che è la cartella htdocs di Xampp. Allora, la cosa un po' più particolare è proprio quella di voler creare una sorta di indirizzo fittizio, ok? Semplicemente perché per gestire meglio il nostro sito internet potrebbe essere più comodo avere per esempio un provagiovanni.com, ok? Che punta esattamente a questo dominio all'interno del nostro sistema. Vedete, questo dominio per esempio non esiste, però cerchiamo di simularlo. Si chiamano virtual host. La cosa un po' più importante è che questa tipologia di configurazione è un po' complessa, semplicemente dovuta al fatto che dobbiamo editare, dobbiamo proprio modificare alcune tipologie di file che si trovano all'interno del nostro sistema e quindi dobbiamo customizzare un file che si chiama ehm, hosts, ok, che fa parte di Windows, ok? Allora, per una questione operativa che cosa dobbiamo fare? Apriamo una qualsiasi cartella, io mi ritrovo su Windows 11, voi potete fare la stessa identica cosa, andiamo per esempio sul desktop o quello che volete, nella parte alta vedete tre puntini, cliccate su opzioni, ok? Dovete arrivare alle opzioni della cartella, anche se andate su start, opzioni cartella, praticamente le trovate allo stesso identico modo. Andiamo su visualizzazione e dobbiamo permettere ovviamente, dobbiamo aver già selezionato questo visualizza cartella file e unità nascosti. È molto importante perché il file hosts, ok, ovviamente è protetto ed è nascosto. E poi un'altra cosa estremamente importante è quella del nascondi file protetti da sistema consigliato, lo dovete depennare, quindi voi ce l'avete così di default, lo dovete ovviamente depennare. Cliccate su OK sull'alert che vi dice attenzione, sto per visualizzare dei file un po' particolari. Clicchiamo su OK, fondamentalmente siamo già pronti per effettuare le nostre operazioni. Bene, proprio per complicarci un po' la vita, ok, per effettuare questa modifica io vi consiglio di utilizzare un editor di testo esterno oltre al Notepad, ok? Quindi vi consiglio ad esempio di scaricarvi il Notepad++, oppure se volete il Visual Studio Code. Vi faccio vedere col Notepad++, che è praticamente un potenziamento di un editor di testo normalissimo, è molto leggero ed è totalmente ad-free, che è molto comodo. Download Notepad++, ok? Guardate, andiamo ovviamente sulla sezione Notepad, possiamo scaricare l'ultima versione, non c'è assolutamente problemi, non ci sono caratteristiche peculiari sull'uno o sull'altro, clicchiamo su Download, automaticamente dovrebbe aver, eccolo qui, scaricato il Notepad++ installer. Ovviamente autorizziamo, io lo installo in italiano, vado praticamente con le impostazioni di default, vedete? E praticamente abbiamo installato il nostro editor di testo. Se clicchiamo su chiudi, praticamente, vedete, questo è il nostro editor di testo autonomo, ok? Allora, la cosa importante è chiudiamo praticamente tutto quanto, ok? Qui ho un buon Xampp aperto. Allora, e cerchiamo ovviamente Notepad++, ok? Però non lo avviamo direttamente, dobbiamo cliccare con il tasto destro ed eseguirlo come amministratore. Questo per quale motivo, ragazzi? Allora, perché i file protetti da sistema non possono essere modificati in maniera diretta, ma devono essere per forza, ovviamente, modificati solo con i privilegi di amministrazione. Che cosa significa? Praticamente, se sono un amministratore, posso modificare i file protetti dal sistema. Vado su File, Apri, ok? E vado a cercare, ovviamente, su questo PC, entro su C2 punti, vado a cercare la cartella Windows, ok? Vado a cercare la cartella System32, ok? Cerco drivers, vedete? Cerco etc, vedete? E poi cerco questo file che si chiama hosts, ok? Ci clicco due volte sopra. All'interno del file hosts, praticamente voi ritrovate un qualcosa di questo tipo, fondamentalmente,
ok? Io ho dovuto un attimo oscurare alcune configurazioni che avevo già e dovete inserire esattamente questa stringa. Datemi un attimo che vi zoom. Allora, 127.0.0.1, ok? Deve puntare, utilizzate il tab, praticamente quello che si trova subito sotto la slash che punta verso sinistra, ok? Quindi totalmente a sinistra della vostra tastiera, e poi il dominio, quindi provagiovanni.com, ok? Allora a questo punto salvate, vedete che questo qui è rosso, significa che non è ancora stato salvato, quando clicco su CTRL S diventa blu, ok, a conferma di ciò, e posso chiudere il nostro piccolo editor di testo. Vi riporto giusto sul blocco note, ovviamente questa configurazione che è molto molto semplice. Ovviamente che cosa dice lui? Allora, tecnicamente funziona in questo modo il file hosts. Allora, utilizzo un attimo Droio per farvi percepire, per farvi capire come funziona ovviamente il nostro sistema e per quale motivo viene gestito così. Allora, quando il nostro browser, ok, quindi per esempio browser Chrome, ok, gli digitiamo per esempio www.google.it, lui che cosa fa? Va a richiedere le informazioni ad un elemento che si chiama DNS, ok? Il DNS che cosa ha a disposizione? Ragazzi, tecnicamente il DNS è come se fosse una gigantesca tabellona, ok, dove www.google.it avrà come riferimento l'indirizzo IP 8.8.8.8. Sto simulando ovviamente. Che cosa significa? Questo qui è l'indirizzo IP di una macchina, ok, che ovviamente mi viene che io devo raggiungere. Quindi io invio al DNS questa informazione e ovviamente il DNS che cosa fa? Mi restituisce praticamente subito dopo, ok, questa, datemi un attimo che sto cercando di effettuare questa tipologia di operazione un po' complicata, mi restituisce esattamente questo valore qui. Bene, adesso che il browser Chrome ha questa informazione, che cosa può fare? Tramite la rete internet, ovviamente, sempre tutto quanto su internet sta viaggiando, è molto for dummies questa spiegazione, cerca una macchina che ha l'indirizzo 8888 e quindi invierà direttamente le richieste a questo sistema, che ovviamente sarà il mio motore di ricerca che mi restituisce la pagina HTML e bla bla bla. Capite qual è l'idea? Bene, però il concetto è questo. Prima di passare, ovviamente, allora immaginatevi di voler cercare www.provagiovanni.com in maniera compatibile con quello che stiamo generando direttamente qui, con quello che abbiamo appena inserito. Allora, tecnicamente che cosa fa il browser Chrome? Essendo lui, guardate, immerso all'interno del sistema Windows, ok, questo qui ovviamente lo metto sullo sfondo, questo qui è Windows. Lui che cosa va a fare? Beh, lui tecnicamente ha questo piccolo file, ok, che si chiama file hosts, dove praticamente che cosa contiene questo file hosts? In questo caso noi abbiamo inserito esattamente questa combinazione di valori qui. E allora sapete che cosa succede? Bene, il browser, prima di andare ad effettuare la richiesta al DNS, va a vedere se all'interno del file host è presente qualcosa di questo tipo. Ok? Quindi ha cercato provagiovanni.com, il file host contiene esattamente 127.0.0.1 e allora a questo punto che cosa succede? Lui andrà a scomodare ovviamente il mio bel processo XAMPP, ok? Che in pratica si trova esattamente sul mio sistema. Vedete, quindi non va per niente su internet e quindi non va a scomodare né il DNS né fa uscire ovviamente la chiamata verso internet. Mi dispiace per questo un casino di frecce, tra virgolette, però potrebbe essere abbastanza chiaro, un po' più chiara questa tipologia di gestione. Bene, per rendere effettivo il file host, però, noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, per una questione di sicurezza, riavviare il computer. Perché? Perché i file di configurazione vengono caricati praticamente all'inizio del nostro sviluppo, scusatemi, all'inizio del nostro login all'interno
del sistema operativo. Perché? Perché è un file di configurazione. Le configurazioni non vengono cambiate durante il running del sistema. E quindi che cosa succede? O riavviate il computer oppure potete utilizzare semplicemente questa tipologia di operazione che è il disconnetti. Il disconnetti vi slogga totalmente, quindi salvate e chiudete tutto ciò che state facendo e poi ovviamente appena rientrerete sarà tutto quanto resettato. Ok? Faccio questa operazione anch'io, ci rivediamo tra pochissimo. Ho appena riavviato il computer e ancora non ho avviato XAMPP, questa è una cosa molto importante. Se ce l'avete avviato ovviamente chiudetelo. Che cosa devo fare? Devo andare ovviamente sulla cartella di XAMPP, quindi vado su C2 punti, cerco XAMPP, vedete? Ok? E vado all'interno della cartella Apache, che sarebbe in pratica il web server, conf, che sarebbe la cartella config, ok? E cerco un extra. Guardate, c'è un http conf, datemi soltanto un attimo, vhost.conf, eccolo qui, virtualhost.conf, che devo editare. Allora, ovviamente se ci clicco 2 volte lui non sa come aprirlo. Guardate, posso utilizzare il blocco note oppure se avete utilizzato, se avete installato il Notepad++, come abbiamo fatto prima, scegliamo un'app dal PC e mi vado a cercare, guardate, il mio, se sto su programmi, Notepad++, eccolo qui, e lo apro con il notepad++.exe, ok? È identico per noi. Clicco con sempre, così almeno tutte le volte che devo editare i file config praticamente posso entrarci in maniera diretta. Allora, guardate qual è la situazione. All'interno di questo sistema, ok, lui mi dice, guarda, caro il mio sviluppatore, se vuoi configurare dei virtual host, allora ti aiuto io, ok? Guarda, qui ci sono praticamente degli esempi, ok? Mi piace però scriverlo praticamente a mano, così almeno capite un po' meglio a che cosa servono tutte queste stringhe. Allora, intanto dobbiamo utilizzare questo config, fondamentalmente è una sorta di file misto tra XML e YAML, quindi sono dei linguaggi che vengono utilizzati per le configurazioni. Vi faccio vedere a che cosa serve. Utilizziamo un tag che si chiama guardate, virtual host. Ok, ce lo suggerisce perché praticamente è presente qui sopra. Vedete? Con all, guardate, 2 punti 80. Significa praticamente che tutto ciò che va a finire sul 2 punti 80, in pratica la porta del web server Apache, ovviamente la porta di comunicazione, deve subire questa configurazione, o comunque sia devi passare attraverso questa configurazione, che finisce per /virtualhost. Ok, questo è molto importante per noi. Allora, questo è un tag di apertura e questo è un tag conclusivo, quindi tutto ciò che mettiamo qui dentro sarà ovviamente una configurazione. Allora, qui dentro che cosa gli vado a mettere? Utilizzo il tab, sempre quello di prima, che mi fa 4 spazi di blocco. Non utilizzate spazio, spazio, spazio con la barra spaziatrice, è male quando si utilizzano le configurazioni. Il tab è quel tasto che si trova subito al di sotto della slash, ovviamente che punta verso sinistra. Allora, a questo punto che cosa gli dobbiamo dire? Che il server name, guardate, sempre, allora qui posso utilizzare uno spazio, sarà per esempio provagiovanni.com, che in pratica è il dominio fittizio che stiamo cercando di creare, ok? E qui gli dobbiamo dire qual è la document root, ovviamente document root, ovvero dove si trova in questo momento il dominio dove noi abbiamo appena effettuato tutta quanta l'installazione. Beh, se vi ricordate, allora ritorno su C2 punti, vado su XAMPP, ovviamente vado su htdocs, ok, dove ci sono tutte quante le mie installazioni, e questo qui ovviamente è wp test Giovanni, vedete? Allora, se io centro qui dentro, guardate, e mi copio, guardate, vedete nella barra in alto praticamente avete l'elenco delle cartelle, sul clic destro voi avete qualcosa chiamato copia indirizzo, che in pratica vi copia tutto quanto l'indirizzo di destinazione. Se ci fate caso è c2 punti / ovviamente quella verso sinistra, xampp, htdocs e poi la cartella wp test Giovanni. Ci siamo? A questo punto dobbiamo inserire un override delle configurazioni di WAMP, questa è una cosa abbastanza rapida da utilizzare, guardate, ve lo ritrovate come un tag chiamato directory, ok? E poi tra virgolette la stessa identica path che voi avete messo qui sopra, ok?
lasciamo allow override all e poi ovviamente require all granted, ok? Quindi fondamentalmente può gestire automaticamente quelli che sono i requisiti e poi può fare l'override dell'indirizzo e dell'URL, ok? Questa tipologia di configurazione ve la lascio ovviamente sulla parte bassa del video, ok? Se ci riesco, altrimenti vi do un link su GitHub dove potete direttamente andare. Salvando questo file, quindi ho cliccato su CTRL S e avete visto che è diventato blu il mio piccolo floppy che sta qui sopra. Per i ragazzi un po' più giovani ovviamente che non sanno cos'è il floppy, mi dispiace per voi, vi siete persi un bel periodo. Chiudo ovviamente tutto quanto e adesso provo a riavviare XAMPP. Allora, come lo riavvio XAMPP? Come al solito vado su questo PC, sui due punti, cerco XAMPP, vado in fondo, in fondo, in fondo e cerco XAMPP Control. Guardate cosa succede, clicco su Start e Start, se tutto va a buon fine ovviamente diventeranno verdi e a questo punto posso utilizzare ovviamente una nuova scheda browser per fare un provagiovanni.com. Vado in invio ed eccolo qui. Abbiamo esattamente il nostro dominio, ok? Quindi scusatemi, il nostro dominio, il nostro sito web che abbiamo installato. Come potete vedere praticamente non funziona, sembra che non funzioni molto bene il nostro sito, perché? Perché non funzionano le icone, sono saltate le immagini e così via. Questo semplicemente perché l'installazione noi l'abbiamo fatta in precedenza e lui ha come base ovviamente l'installazione, si chiama base URL, quel 127001, guardate, slash ovviamente VP Giovanni, quindi era prova VP test Giovanni, eccolo qui. Però quando ci proviamo ad andare, vedete che è come se questo indirizzo fosse saltato, ok? Bene, questo è dovuto ad un problema di misconfiguration direttamente sul database di XAMPP. Come lo risolviamo? Ritorniamo ovviamente a provagiovanni.com. Allora, ci connettiamo al database di XAMPP tramite phpMyAdmin. Quindi o localhost slash phpMyAdmin oppure 127.0.0.1 slash phpMyAdmin, ok? Ci ritroviamo dentro a questa schermata. Andiamo a cercare il nostro database, eccolo qui, si chiamava TestJo dove abbiamo fatto l'installazione in precedenza, e cerchiamo una tabella che si chiama WP Options, dove vengono salvate tutte quante le opzioni di WordPress. E già vediamo una cosa importante. Qui c'è l'option name site URL, quindi l'indirizzo del sito sarà http localhost test Giovanni e poi la home localhost test Giovanni, ma non è questo perché noi l'abbiamo cambiato. Infatti il nostro indirizzo sarà provagiovanni.com, ce lo copiamo, andiamo qui dentro, ci clicchiamo 2 volte e lo sostituiamo, faccio CTRL V, mi raccomando attenti che ci sia http:// e rimuovete la slash alla fine ed ovviamente clicchiamo da qualche altra parte per renderla per rendere effettiva la modifica. Modifichiamo anche quest'altro elemento, vedete l'ho chiamato provagiovanni.com e provagiovanni.com, adesso proviamo ad aggiornare la pagina. Ecco qui che rifunziona tutto quanto esattamente come prima. Sembra che vada tutto a cioè che sia andato tutto quanto a buon fine, però se per esempio io vado a digitare slash vpadmin o vplogin.php, praticamente mi ritrovo un not found, un bel errorone. Per quale motivo succede questo? Perché dobbiamo modificare ulteriormente un file che è un file di configurazione all'avvio di WordPress stesso. Dove lo trovo? Ovviamente vado su XAMPP, quindi vado su questo PC, C2 XAMPP, entro dentro ad htdocs, vado dentro a WP test Giovanni, quindi dentro alla configurazione, la cartella di configurazione del nostro sito, e praticamente, guardate, c'è un file chiamato .htaccess, ok? Bene, è un file con la sola estensione, quindi significa che è un file non accessibile direttamente dall'esterno, ok? E questo è importante perché è un file di configurazione. Clicco con il destro e ovviamente vado in modifica con Notepad++, oppure trovate un modo per aprirlo con Notepad, col blocco note, quello che volete. Se ci fate caso, qui c'è una cosa chiamata rewrite base, vedete WP test Giovanni, ma questo non ci serve a noi. Perché? Perché tecnicamente noi abbiamo cambiato il suo indirizzo e infatti non esiste più questo nome di cartella.
ok? Stessa identica cosa per questo elemento qui, quindi lo semplifichiamo ulteriormente e diciamo che praticamente tutto deve essere ridirezionato su index.php. Salviamo, ovviamente, vado a rifare la mia richiesta, quindi prova giovanni.com/vpadmin. Questo succede perché lui mi ci mette automaticamente questa S davanti. Togliamo la S di HTTPS, andiamo su vpadmin e ci ritroviamo esattamente con il nostro sistema. Inserisco il mio username, ovviamente la password, e ovviamente lui mi sta dicendo vuole una conferma della mail ogni tanto, e sono entrato nella mia bacheca d'amministrazione. Da qui posso fare tutto ciò che voglio, ok? Adesso vediamo un po' come funziona WordPress, nello specifico vi faccio un'introduzione generale a quelle che sono tutte le sue caratteristiche.